Lemuria, ricordi delle memorie nascoste di Kai. La Terra è un'enorme biblioteca vivente, parte 2. Adesso immagina che la Terra faccia parte di una grande fratellanza galattica, che noi chiamiamo il nucleo delle biblioteche viventi. Questo nucleo è formato da stelle e pianeti le cui coscienze fluttuano tra la quinta e la nona dimensione. Ognuno di questi luoghi è sostenuto da una coscienza Elohim simile a Gaia. Gli Elohim sono i guardiani della creazione e sono un gruppo di 13 esseri giganteschi, tra cui Gaia. Tutti quanti mantengono una connessione molto profonda tra di loro e una parte della loro coscienza vive in ognuno dei pianeti e delle stelle che formano il nucleo delle biblioteche viventi. In questo grande intreccio, esseri, pianeti e stelle sono connessi da una specie di rete di canali luminosi che si occupa di trasportare informazioni. Questi canali luminosi si chiamano griglie cristiche e la loro funzione è di mantenere la connessione e lo scambio di informazioni. Quelle stelle e quei pianeti che formano questo nucleo delle biblioteche viventi sono la Terra, Sirio, le Pleiadi, Orione, Venere, Arcturus e Antares. Ognuno di loro è connesso con tutti gli altri e si scambiano informazioni. Il mezzo di scambio negli esseri è il DNA e tra i pianeti e le stelle è la griglia cristica. A Gaia venne in mente di creare il grande piano all'interno di questo meraviglioso scambio di informazioni. Ella avrebbe sostenuto tutte le dimensioni e pertanto poteva sostenere e ospitare un poco dell'energia e dell'informazione di tutte le altre biblioteche. Diciamo che la Terra sarebbe il luogo dove tutto si concentrerà. Ricordati che le altre biblioteche possono sostenere solo la vibrazione e l'esperienza di alcune delle 9 dimensioni dove esiste la materia. La Terra avrebbe l'opportunità di contenerle tutte insieme. Tutto questo l'ha resa speciale e questo fu ciò che ci attrasse tutti qui. Come vedi, il pianeta Terra poco a poco, con l'andare delle ere, creò lo spazio e i mezzi necessari per poter sostenere tutte quelle dimensioni. Mentre la grande madre Gaia, come Elohim galattico, è sempre rimasta in connessione multidimensionale. Il pianeta stesso, questa grande massa di pietra, fuoco e acqua che viaggiava per l'universo, non ha sempre contenuto le dimensioni dentro di sé. È stato un processo graduale. In questo modo Gaia, come Elohim, poteva continuare ad apprendere ed inviare le informazioni riguardanti le sue esperienze a tutti gli altri Elohim. Finalmente arrivò il momento nel quale il pianeta Terra avrebbe sostenuto in maniera simultanea tutte le dimensioni. Fu quando Gaia creò il corpo emozionale del pianeta, l'acqua. Quando questo accadde, nacquero i mammiferi e con loro i primi esseri capaci di sostenere sentimenti nel loro corpo. Il grande piano stava prendendo forma. Fu in quella era, quando tutto cominciò. Iniziò la connessione stellare di Gaia. Arrivarono le 6 razze cosmiche che si occuparono di dare origine all'umanità galattica. Queste 6 razze cosmiche sono rappresentate da 6 esseri di energia femminile, che chiamiamo le madri cosmiche, e sono, anche se non mi puoi credere, animali. Sì, sono state esattamente 6 diverse razze di animali che hanno offerto le fondamenta per la struttura multidimensionale del DNA umano. Le 6 razze sono rappresentate da la balena madre, la madre canina, la madre equina, la madre felina, la madre volatile e la nonna tartaruga. È un mistero il perché la nonna tartaruga preferisca essere nonna invece di madre, però lo lasciamo così. Le 6 madri cosmiche si riunirono con i consigli galattici di luce e con i guardiani del piano, gli andromediani, e si accordarono di disegnare una struttura base per creare il DNA, che sarebbe stato il mezzo fisico degli esseri umani, che avrebbero vissuto il grande piano in questo pianeta
e sarebbero stati incaricati di viverlo nel corpo e nell'anima. Questo veicolo fisico doveva avere la capacità necessaria per sostenere le 9 dimensioni della materia e per mantenersi in comunicazione con quelle dimensioni. Così, ognuna delle madri apportò materiale genetico insieme alle altre razze galattiche, come lo sono Sirio, le Pleiadi, Orione, Arcturus ed Antares, per costruire quel veicolo fisico multidimensionale. Mai qualcosa di simile si era realizzato nella nostra galassia. Era qualcosa di totalmente nuovo, ed è per questo che l'umanità è come un tesoro prezioso per tutti gli esseri della galassia. Una volta creato il disegno del veicolo fisico, la grande madre Gaia iniziò il processo multidimensionale della Terra. A partire dal centro del suo cuore, emise un avviso a tutte le anime che desideravano partecipare a questo grande piano. È importante condividere con te l'essenza base di quel grande piano. È importante perché ti aiuterà a capire il perché delle situazioni che si sono vissute nel corso della storia. Vedrai, la Grande Madre ha scelto di creare e vivere questo piano in 2 fasi diverse ma complementari allo stesso tempo. Queste 2 fasi davano l'opportunità alle anime di vivere l'esperienza sulla Terra in 2 modi diversi. Una fase sarebbe stata vivere l'esperienza dell'evoluzione e il contenimento graduale delle dimensioni allo stesso tempo. Qualcosa di simile che Gaia fece per se stessa durante le ere. Poco a poco Gaia espanse la vibrazione della materia fisica del pianeta per poter ospitare ogni dimensione, fino al momento in cui creò il corpo emozionale chiamato acqua, e qui entrarono in gioco le coscienze multidimensionali. Bene, alle anime si offrì l'opportunità di vivere un'evoluzione graduale all'interno di questo pianeta, ossia all'inizio sostenendo una coscienza estremamente primitiva, fino ad espandersi per ospitare e sostenere tutte le dimensioni allo stesso tempo. E moltissime anime scelsero quell'opportunità. Era un'esperienza unica. L'altro modo per vivere sulla Terra era la forma multidimensionale, incarnarsi fin da subito in un corpo il cui DNA era totalmente attivo e che aveva la possibilità di essere il guardiano e l'emissore di informazioni che, grazie all'esperienza viva, andava contenendo tutte le dimensioni. Questa opzione fu eletta solamente da 144.000 esseri. Come vedi, la chiamata di Gaia fu realmente ascoltata da tutta la galassia. Forse a questo punto dentro di te c'è un po' di confusione per la storia che ti sto raccontando. Forse perché fino ad ora ti ho detto che l'esperienza multidimensionale si vive unicamente qui sulla Terra, e adesso ti sto dicendo che in realtà tutte le anime che esistono nel nostro universo sono multidimensionali. Capisci che c'è un po' di contraddizione in questo? In realtà non c'è. Accade che quello che chiamiamo multidimensionalità, nelle stelle, nei pianeti, si vive dalla coscienza. Per esempio, un essere di Sirio è materialmente in quinta dimensione, ma la sua coscienza può viaggiare attraverso tutte le dimensioni in un istante, nonostante il suo corpo sia solo di quinta dimensione. Lo stesso accade con gli esseri di Arcturus. La loro coscienza può viaggiare attraverso tutte le dimensioni, mentre il loro corpo vive nella settima. In questo modo, quando gli esseri di Sirio, delle Pleiadi e di Arcturus desiderano conoscere altre dimensioni, devono viaggiare con il loro corpo di luce e lasciarsi alle spalle il loro mondo. È anche molto importante che tu capisca che l'anima di ogni essere di questo universo si trova in un certo senso divisa, sperimentando ogni dimensione con una coscienza che vive e abita in un corpo in ogni dimensione. Questo significa che tu che sei qui con me in questo momento, in questo preciso istante che mi stai ascoltando, hai altre parti del tuo proprio essere che si trovano simultaneamente a vivere in dimensioni diverse. In ognuna di esse stai sperimentando la coscienza e ciò che le collega è il tuo DNA. Essendo così, perché il piano della Grande Madre è così importante?
È dovuto al fatto che questo pianeta è l'unico posto dove tu possa entrare in connessione con tutte le dimensioni allo stesso tempo, perché sono sostenute nel tuo corpo fisico. In esso esiste la vibrazione di tutte le altre biblioteche viventi e in verità ha un potenziale illimitato. La tua materia è in terza dimensione, ma il tuo DNA e le tue cellule sono portali di luce verso tutta la galassia. E in un istante la tua coscienza è capace di viaggiare verso quelle dimensioni. E ancora meglio, il tuo corpo può sentire ciò che accade nelle altre dimensioni. È davvero magico. Quel corpo che hai lasciato da parte per tanto tempo mentre ti concentravi ad elevare la tua coscienza è in realtà la chiave che ti permette di connetterti con le dimensioni. Ciò che rende speciale questo corpo è la vibrazione che è dentro il DNA. Ricordati che fu creato in connessione con le razze cosmiche e che perciò il tuo corpo ha un poco di Sirio, delle Pleiadi, di Arcturus, di Antares, di Orione e ovviamente la vibrazione delle madri cosmiche, che sono le 6 razze guardiane della Terra e dell'umanità. Non era una bugia quando ci dicevano che siamo fatti di polvere di stelle. È così. L'universo vive dentro di noi, nel nostro corpo fisico. Adesso capisci l'importanza di questo piano? Durante tutto questo tempo hai creduto che la terza dimensione fosse densa e che non ci fosse nulla di luminoso e spirituale. Invece c'è. Tutto è luce. La materia e lo spirito sono aspetti della stessa creazione. La luce prevale attraverso tutte le dimensioni. L'unica differenza è che in ognuna di esse la materia si manifesta in modo diverso. Il tuo corpo è in realtà un magnifico portale e pilastro di luce che rimane in connessione con tutti i piani che consideravi elevati e lontani dal tuo essere di terza dimensione. Bene, torniamo alla storia. E qui finisce la seconda parte. Continua nel prossimo video.